Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno una cultura istituzionale paragonabile a quella dei Gormiti. E mi fa, papà, ma perché oggi un signore, un tuo collega, ha detto che sei un gormito? E io mi ero dimenticato, il gormito poi è un pupazzetto, un mostriciattolo di qualche anno fa con cui giocavano i bambini. Ecco, gormito quantomeno è uno degli insulti Però più io carini chiedevo che di mi sono Conte, arrivati. lei Ma per registriamo me che lei ha parlato di quello, Renzi. se Renzi mi dà del gormito, io ci lavoro perché ci devo lavorare, non sono permaloso, mettiamola così. Non so se mi sa che deve andare. Se no parliamo di gormiti, se volete, o di LOL. Un'altra volta. Senta, Renzi e Salvini hanno parlato di gormiti. Nessuno mi ha chiesto la mia opinione a riguardo, perché tanto non è che ci sono molte opinioni da dare a una situazione del genere, però mi sono sentito in dovere di darla lo stesso, perché è raro che si parli di gormiti in TV nazionale. E così almeno aggiorniamo anche i nostri fan, i nostri amici dei gormiti, amici gormitici di altri paesi, della situazione attuale, ecco. Direi di rispondere a Renzi perché di Salvini non c'è molto da rispondere. Dire che due persone hanno la cultura istituzionale pari a quella dei gormiti non vuol dire niente. Non vuol dire letteralmente niente. Perché o parli della cultura istituzionale italiana, e in quel caso avresti potuto usare qualsiasi altro esempio. Avresti potuto parlare tranquillamente di un alieno. Hanno la stessa cultura, cultura istituzionale italiana di un alieno o di una persona che non ha studiato la cultura istituzionale italiana. Se invece si riferisce come termine generale, beh, è comunque poco chiara come cosa, perché intanto quali gormiti ti riferisci? Cioè, la maggior parte dei gormiti non ne sa niente di cultura, di politica in generale, nessuna forma di politica o burocrazia, perché non ne hanno di politica e burocrazia i gormiti. Per quanto ne sappiamo non hanno nemmeno una moneta, per un motivo molto semplice, perché non ne hanno bisogno. Cioè, esistono dai dinosauri, la società non è circa mai crollata per ragioni politiche interne, al massimo per politiche estere. Su quello puoi dire che ci sono che hanno una bassa conoscenza di politiche estere, perché tutte le politiche estere che hanno sono guerre. Quindi può darsi che non c'è una buona politica estera, però resta comunque il fatto che di politica non ne sanno niente perché non ne hanno bisogno. Hanno una monarchia, una teocrazia, in un certo senso si può dire, una teocrazia reale fino a circa Final Evolution. E non hanno proprio una teocrazia perché sono costantemente in guerra, quindi hanno costantemente un generale e sono tutti soldati, tutti, nessuno escluso, sono tutti soldati. Dalla prima serie alla Final Evolution, ovviamente. Dopo la maledizione di Magor a Final Evolution, per essere più precisi. Nella situazione precedente era un'utopia. Era un'utopia. Mercato estero perfetto, tutte le risorse erano giuste lì. Si stava bene, ecco. Poi vabbè, maledizione di Magor, lì è un'altra questione. Quindi fino a Final Evolution hanno sempre avuto una sorta di teocrazia oppure una forma di governo guidata dal capo dell'esercito, il signore della natura. In un certo senso teocrazia c'ha senso perché sono tutti quanti creati dal vecchio saggio, e se il vecchio saggio ha creato i signori, almeno quelli di prima serie. Dalla cartoon in poi, nella cartoon veniamo a sapere che si sono formati forme di governo differenti in ciascun popolo, che comunque internamente sono messi bene. Internamente ciascun popolo è messo bene economicamente, socialmente, non ci sono problemi, non ci sono episodi riguardanti dei problemi sociali, non ci sono differenziazioni di alcun sorta fra le persone, e ogni popolo ha la sua forma di governo. Principalmente
Nel Popolo della Terra c'è una sorta di monarchia con Roccia Tauro a capo. Il forte del popolo governa. Il Popolo della Terra va così. E comunque, anche se è soltanto quello più forte che governa, economicamente sono messi bene, internamente non hanno problemi. Il Popolo della Foresta ha una democrazia, un'oligarchia, se così si può dire, da il consiglio, che c'era anche in seconda serie il consiglio, poi dopo mi sa che è sparito il consiglio, ma nel Popolo Foresta c'è una sorta di consiglio, una sorta di Parlamento. Popolo dell'area del mare non si è capito niente. Mi sa che il popolo del mare è tipo strutturato a mini comuni come era messa l'Italia prima di Garibaldi. Mentre invece il popolo dell'aria credo che sia anarchia. Credo proprio che sia anarchia. Però stanno tutti in piedi questi governi perché? Perché o i popoli sono autosufficienti oppure comunque le politiche estere funzionano. L'unico problema è che sono costantemente in guerra, cioè al di fuori del popolo del vulcano, per il resto sono messi bene. Se tu escludi la minaccia del popolo del vulcano, sono messi bene. E la maledizione che hanno su di loro, perché comunque anche a inizio cartoon i vari popoli si dubitavano fra di loro. Poi da quel momento in poi diventano tutti amiconi, quindi l'unico problema è che sono costantemente in guerra col popolo del vulcano, ma non c'entra niente con la cultura istituzionale questa cosa qua. Se si può dire che non ce l'hanno una cultura istituzionale i Gormiti, ma non è perché sono stupidi, ma è perché non ne hanno bisogno. Non hanno bisogno di istituzioni interne, meglio per loro. Cioè, non so come funziona, ma non hanno istituzioni, quindi non hanno una cultura istituzionale in quel senso. Però i vari signori della natura, eccetto i ragazzini, perché sono letteralmente dei bambini, fanno quello che conviene loro e riescono a tenere in piedi un governo per bene. Questo qua era per rispondere al fatto che è stato usato come insulto, Gormiti. Poi c'è da rispondere a Salvini che anziché dire Gormita ha detto Gormito, sei una bestia di Satana no vabbè si scherza. Però non ti mettere a parlare di Gormiti perché quello è lavoro mio.